Quando ci occupiamo di data cleaning, uno dei problemi più frequenti che si incontrano nel momento in cui si deve andare a pulire un dataset è la presenza di valori duplicati, di dati doppi o righe che si riferiscono a una stessa unità per statistica. Andiamo a vedere su questo video come individuare delle righe duplicate, come evitare una strategia da attuare per evitare o minimizzare comunque il rischio di andare incontro a presenze di dati doppi e come andare poi infine a modificare il dataset eliminando le righe duplicate e cercando di mantenere comunque tutte le informazioni necessarie che ci fornisce il nostro dataset. Iniziamo importando la libreria Pandas con il comando import pandas spd e poi la libreria NumPy con il comando import NumPy snp. Queste due librerie ci serviranno rispettivamente la prima per visualizzare il dataset e per effettuare operazioni di manipolazione sul dataset e la seconda per andare a effettuare dei eventualmente calcoli matematici qualora richiesto. Andiamo a caricare il nostro dataset. Abbiamo precedentemente salvato questo file persons.csv, come possiamo vedere è stato caricato nella nostra directory, eccolo qui, persons.csv, e andiamo a leggerlo con il comando pd.readcsv. pd è l'alias con cui indichiamo pandas ed è il comando appunto che abbiamo messo nella nostra prima riga di codice, quindi da adesso in poi pd sarà il riferimento alla libreria pandas ed np il riferimento alla libreria numpy. E quindi diamo il valore, il valore data appunto a questo dataset che siamo andati a caricare e andiamo a visualizzarlo. Come possiamo vedere, le righe sembrano differenti tra di loro perché sono tutte differenti se andiamo a considerare ogni singola colonna. In realtà c'è un duplicato che è nascosto, infatti se andiamo a vedere la prima riga, il Bernard della prima riga ha la stessa mail del Bernard della sesta riga. Ora, quando andiamo a creare un dataset, per evitare appunto rischi di duplicazione è sempre opportuno mantenere un campo come campo chiave identificativo che ci permetta di andare a indicare ogni singolo record con un specifico valore. In questo caso l'unica chiave candidata è quella dell'indirizzo mail, infatti il nome potrebbe essere comune a diversi elementi, la data di nascita anche, lo stesso per il paese e per l'altezza. La mail invece sappiamo che ogni indirizzo è appunto relativo a una sola persona. Poi una persona può anche avere più indirizzi mail, come nel caso della riga 3, però a quel punto magari sarà opportuno eliminarne uno. Però possiamo considerare quindi la nostra variabile mail come campo chiave e quindi andremo a restringere la nostra analisi su questa colonna. Prima di tutto però verifichiamo appunto il comando data.duplicated che apparentemente non ci sono delle righe duplicate, infatti tra ogni riga e l'altra c'è sempre comunque un campo che differisce e quindi la condizione è sempre false per tutte le righe. Invece andiamo a verificare sulla riga che ci interessa, quindi sulla colonna che sarà email, quindi data.email.duplicated mi dirà per tutte le righe del nostro data frame se siamo in presenza di un duplicato e incontriamo a questo punto un true sulla riga numero 6 che è appunto la riga del Bernard di cui si diceva prima. A questo punto infatti Bernie underscore 329 @example.com è identica all'indirizzo mail del Bernard della riga numero 1. Cosa facciamo? Allora, innanzitutto separiamo dal resto del dataset queste due righe duplicate, le chiamerò dup, un subset che contiene appunto queste due righe, e quindi vado a scrivere data, e all'interno del data frame data, la colonna email del data frame data deve avere questo valore e mi indicherà tutte le righe per cui la variabile email avrà appunto questo valore e quindi abbiamo la riga numero 1 e la numero 6.
Ora, prima di eliminare la riga doppia, andiamo a vedere, a fare un controllo di integrità per vedere se possiamo appunto integrare le due righe e toglierne poi quella che non ci serve. Possiamo verificare infatti che il Bernard della riga numero 1 ha una data di nascita ma non ha un paese, quello della riga numero 6 invece ha un paese ma non ha una data di nascita. A questo punto quindi andremo a sostituire su uno dei due dataset il valore mancante su una delle due righe, quindi verosimilmente sulla riga numero 1, e poi andremo a vedere anche le altre variabili. E notiamo anche che c'è nella colonna height, altezza, una presenza di due valori che non corrispondono, quindi c'è un errore di contraddizione. A questo punto possiamo ottenere uno dei due valori, oppure per non rischiare decidiamo di imputare il valore con la sua media. Allora andiamo a vedere il primo problema, quello del campo country. Andiamo con il comando data.lock a dire al programma mettimi sulla riga numero 1, che è l'indice, il primo indice all'interno del comando data.lock, mettimi quindi sulla colonna country il valore Benin. Andiamo a visualizzare, ecco che abbiamo sostituito, quindi abbiamo eliminato, in precedenza c'era un valore mancante, NN, e adesso il Bernard della riga numero 1 ha anche un paese. E per quanto riguarda l'altezza invece gli attribuiremo quindi questo valore che è la media tra 1,67 e 1,45. Chiamo questa variabile A, andiamo appunto a vedere quant'è la media e vediamo che è 1,56. Ora, siccome in questo caso il nostro data frame è composto da variabili interamente di tipo stringa o qualitativo, perché essendoci questa m non lo possiamo considerare come un valore numerico quantitativo. Infatti se facciamo data.info possiamo constatare che sono tutti variabili di tipo object. Quindi siccome ne abbiamo uno solo imputeremo a mano, però alternativamente dovremo andare a convertire questa riga object in una riga numerica di tipo float, e questo lo vedremo in un prossimo video. Allora intanto andiamo a sostituire, quindi a questo punto gli diciamo al programma data.lock vogliamo che nella prima riga per la colonna height il valore sarà 1.56, punto perché comunque per Python la virgola è il punto, l'indicatore decimale, e poi ci mettiamo una m alla fine. Andiamo a vedere come viene. Ecco che finalmente abbiamo cambiato anche l'altezza in 1,56 metri. A questo punto dobbiamo eliminare la riga di troppo. Come si può fare? Se fossero due righe completamente identiche si utilizzerebbe questo comando data.drop duplicates. Andiamo ad eseguirlo e possiamo vedere che in realtà non me lo ha eliminato proprio perché non abbiamo tutti i valori completamente simili. Quindi cosa facciamo? Dovremmo imputare a mano, utilizziamo sempre una variabile intermedia a e gli diciamo a è uguale a data.email drop duplicates, ossia mi prende la mia colonna email del dataset data e mi va a eliminare il duplicato. Solo un attimo, metto questo print, lo vediamo dopo. Allora possiamo vedere il risultato di A, che è appunto una series di valori relativa alla colonna email con tutti i valori diversi per questa variabile in questione. Quindi possiamo vedere che non c'è la riga 6. Se andiamo a stampare, visualizzare che tipo di oggetto è questo A, otteniamo appunto una series di pandas. A questo punto, quindi, per eliminare la nostra riga utilizzeremo il comando data.drop, specificando qual è la riga che vogliamo togliere. Quindi il nostro nuovo dataset sarà uguale al dataset precedente con l'esclusione della riga che andiamo a cancellare, ossia la riga di indice numero 6. Andiamo a visualizzare come viene. Ecco che finalmente abbiamo eliminato il nostro Bernard della riga numero 6 e abbiamo soltanto quello della riga numero 1.
Spero che questo video vi sia utile, se avete dei commenti da fare e ritenete che questo video sia interessante potete sempre mettere un like e ci vediamo poi con il prossimo video della serie.